Benvenuti su Mastica Italiano, io sono Roberto, creatore del canale YouTube Mastica Italiano e aiuto molte persone nel mondo a imparare o a migliorare questa bellissima lingua che è l'italiano. Oggi mi trovo con, possiamo dire, un amico che ho conosciuto un paio d'anni fa. Parlo di Alex. Ciao Alex. Alex è americano, ma ha una grande passione per la cultura e la lingua italiana e onestamente penso che lui abbia un livello di italiano veramente, veramente ottimo. E lui è molto modesto, ma sono sicuro che gli italiani che guarderanno questo video saranno d'accordo con me. E non voglio farvi perdere altro tempo, vi invito ad iscrivervi per non perdervi gli altri video. Perché ho invitato Alex? Semplicemente perché lui ha una grande passione per l'Italia, per l'italiano, è americano, ma ha origini anche giapponesi e quindi oggi volevo fare una intervista, una chiacchierata con lui e dargli la possibilità anche di farsi conoscere e di farci sentire orgogliosi, No, grazie Roberto, veramente. È sempre un piacere parlare con te, è un grandissimo piacere stare qui e sì, essere intervistato. Ho aspettato 5 anni per essere intervistato, quindi sono felice che finalmente qualcuno ha deciso di no, scherzo. Allora, mi chiamo Alex, ho 25 anni, sono americano-giapponese e sono nato e cresciuto in Giappone. Infatti i primi italiani che ho conosciuto nella vita sono amici di mio papà. Mh. Erano 2 italiani, uno da, Toscana e Livorno. Essendo una persona giapponese, perché dove vivi un po' crea la tua personalità, no, quindi quando ero più piccolo mi sentivo una persona molto giapponese e guardando queste persone molto amichevoli, divertenti, con un buon senso di umorismo e anche simpatici, ho piano piano sviluppato questa interesse con la cultura italiana in generale. Sono un po' nervoso. Eh, Tranquillo, vai sì, ma tranquillo. mi sono reso conto l'altro giorno, la prima parola che ho parlato era infatti pizza. Mio papà mi ha quindi sì, da quando ero piccolo sento un po' qualche connessione con l'Italia. Sono contentissimo che ora posso stare qui parlando l'italiano, essere considerato, non lo so, qualcuno che può parlare abbastanza bene. Assolutamente sì. Ehm, Io mi ricordo il primo giorno che ci siamo beccati, che ci siamo conosciuti e tu mi avevi mandato un audio dicendo che avevi bisogno di aiuto per migliorare un po' la pronuncia, la conversazione. E quando ti ho sentito parlare mi avevi detto che avevi ai tempi penso un 23 anni, non mi ricordo, e ho detto: "Ma questa è una pronuncia pazzesca, che cosa devo migliorare?" Sei nato e cresciuto in Giappone, ma ovviamente immagino che oggi tu parli molto di più in inglese e quando parlo con persone americane che studiano l'italiano, anche dopo 10, 15 anni di studio, hanno grandissimi problemi di pronuncia. E io ero scioccato appunto dal fatto che tu questi problemi non li avessi. E questo è anche importante poi da sottolineare perché effettivamente, anche se giapponese e italiano sono 2 lingue totalmente diverse, la cosa che in questo senso ti ha aiutato è proprio il giapponese, perché le pronunce dell'italiano e del giapponese sono molto simili e infatti mi capita spesso di sentire giapponesi che non hanno problemi a pronunciare alcune cose dell'italiano, direi il 90% delle parole italiane, e molti italiani che iniziano il percorso di studio del giapponese spesso hanno tanti problemi di altri tipi, ma la pronuncia è la cosa più facile. Anche io quando dico qualche parola in giapponese, i giapponesi sono sì, scioccati vero, e vero. e mi è capitato anche con te a volte che mi dicevi: "Wow, ma la tua pronuncia è buonissima." Allora, ho qui una lista. Hai detto più o meno com'è stato il primo momento con la lingua italiana, tuo padre, gli amici di tuo padre, la pizza, la tua prima parola che hai detto era italiana. E da Eh. quanto tempo studi questa lingua?
Se hai già visitato l'Italia. Allora, ufficialmente ho cominciato a studiare l'italiano 5 anni fa più o meno, quando sono arrivato negli Stati Uniti per la prima volta. E sì, la prima lezione ho fatto sulla piattaforma Italki, che è dove Roberto insegna principalmente, credo. E poi lui è un bravissimo insegnante, quindi mi raccomando a prenotare una lezione di prova almeno. E ho fatto questa prima lezione e è divertente perché prima di questa lezione ho pensato che sapevo più o meno come parlare in italiano, perché Mh-mh. non mi ricordo esattamente, ma i primi 2 o 3 anni precedenti guardavo un sacco di video in italiano, ma veramente un sacco. I canali YouTube, anche serie TV, vecchi, nuovi. C'è un canale YouTube che si chiama Rai TV, credo, Rai 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 Play, Rai Play, sì, sì, esa ho guardato tantissimi video lì. Mh. Anche ho studiato molto la pronuncia, no, quindi forse c'era un video di una che era un'intervista di un ragazzo e guardavo questo video tipo letteralmente 100 volte provando perché all'inizio non potevo capire che cazzo stavano dicendo. Anche i primi 5 secondi non potevo capire, suonavano come una musica, non esattamente, ma non potevo distinguere le parole all'inizio. Mh-mh. Quindi ho fatto questo processo di guardare tantissimi video per, un periodo, 1 anno, 2 o 3, non mi ricordo esattamente. E quando ho prenotato la prima lezione ho capito: non so come parlare in italiano perché Mh. mi ricordo quella lezione neanche sapevo come dire mamma e papà. Mh. Quindi ho cominciato a fare lezione 2 o 3 volte a settimana. E per quanto riguarda le mie motivazioni, quello più grande decisamente è quello di vivere in Italia. E Roberto, tu sai, ma io ho l'intenzione di avere una famiglia in Italia. Io sono un caso un po' particolare, nel senso sono giapponese, ma io ho anche origini americani. Quindi Mh-mh. crescendo ho visto questa differenza tra le culture e perché non riuscivo necessariamente ad esplorare la cultura americana, quello più estroversa. Quel modo di essere socievole come sono spesso gli americani, no? Esatto, esatto. O Mi sentivo un po' come quella parte di me stesso era suppressa. Con tempo questo ha creato un desiderio forte di cercare una cultura in cui potevo essere più aperta e più socievole. E per me l'Italia, per tantissimi motivi, è semplicemente il posto perfetto, ha la Mh. combinazione perfetta, quell'aspetto della cultura e poi le Quando ero ragazze giovane. italiane sono bellissime, scusa. Ci sta, è vero, mi fai ridere quando dici: "Quando ero giovane". Questo è un po' un aspetto secondo me molto americano, nel senso che gli americani in genere già a 18 anni si sentono vecchi, in un certo modo, nel senso che finita la scuola, finiti gli studi, inizia la vita da adulto, e sei vecchio. Ricordo, mi sento vecchio, sì. Invece io, a 33 anni ancora mi sento un quindicenne dentro, perciò quando dici, "Quando ero giovane" mi fai male, però ti perdono. Bella questa cosa del discorso che tu proprio hai un progetto per avere una famiglia e di stabilirti in Italia. E quindi ragazze italiane, se ci siete, battete un colpo, non so, sarà l'uomo della vostra vita. Sei già stato in Italia? Che situazioni hai vissuto e soprattutto se ci sono nella tua lista posti da visitare, delle città in particolare. La lista dei posti di non visitare in Italia sarebbe più corto. Allora, sono stato in Italia per 1 settimana, 3 anni fa a questo Mh. punto, Mh-mh. e sono andato in Sicilia, Mh-mh. a Firenze e a Roma. E la Sicilia era il mio posto preferito. Semplicemente mi piace un po' l'ambiente, la natura, è un po' più rilassato come posto.
proprio dall'inizio, tipo 5 anni fa, il mio obiettivo è stato quello di studiare a Roma per 1 anno, quando Mh-mh. arrivo in Italia un giorno, e dopo mi piacerebbe viaggiare lungo la costa. Okay, abbiamo capito che la Sicilia ti è piaciuta, ti ha colpito molto, avendo parlato con molti americani e molti giapponesi, nonostante siano 2 popoli diversi, con una mentalità totalmente diversa in tutto, credo che i primi stranieri innamorati della Sicilia siano proprio questi 2 paesi. I giapponesi amano le isole, il Sud Italia, Mh. e gli americani forse un po' più per le cose commerciali, quando guardano una scenografia, qualcosa che hanno visto su una serie TV, vedi White Lotus per esempio, io non la conoscevo, l'ho conosciuta, per via degli americani che tutte le volte mi dicevano: "Oh, Taormina, oh bellissima, White Lotus, devi vedere White Lotus." E allora molti hanno scoperto la Sicilia grazie a questa serie e quindi oggi è pieno di americani qui in Sicilia. Questo è un po' un peccato, perché quando vado in Sicilia non Eh. voglio incontrare gli americani. Quando ero in Sicilia, specialmente, mi sentivo a casa, proprio c'era Mh. questa sensazione molto forte. Parliamo della lingua, no, qual è la cosa più difficile per te dell'italiano, nell'imparare questa lingua? E qual è quella che ti piace di più invece? La cosa migliore è quello di poter parlare con italiani, io direi. Sinceramente, studiare l'italiano per me non è molto difficile, ma la parte più difficile è trovare il tempo. Beh, posso dire sì, trovare il tempo e poi trovare la motivazione di studiare di più, perché ci sono volte quando, per esempio, sto guardando Instagram o YouTube, qualche cosa che è una perdita di tempo e Sì. potevo invece studiare italiano. C'è sempre quell'opzione, no, Sì. però in generale sì, non è molto difficile per me. Mi piace molto studiare l'italiano. Quindi per te non c'è un tema, non so, della grammatica per esempio, che ti fa incavolare. No, allora il mio italiano non è perfetto e Vabbè, gli italiani che stanno neanche il guardando mio, fidati s che la perfezione è un qualcosa di astratto che la gente vuole raggiungere, no, ma io spesso mi rendo conto, nonostante l'essere italiano, che non si smette mai di imparare. E quindi, secondo me, la cosa della lingua è avere l'umiltà di dire: "Non sono perfetto, mi piacerebbe esserlo, cerco di farlo, ma chissà." È un po' come, parlando di Giappone, è un po' come la carpa koi che cerca di salire la cascata e poi diventa drago, no, non è una cosa facile, quasi impossibile, però con la perseveranza, con l'ostinazione si può cercare di raggiungere qualcosa di simile alla perfezione. sì, e devo ammettere, i congiuntivi e condizionali ancora devo lavorare su queste 2 cose. In passato facevo 3 o 4 lezioni a settimana, adesso Eh, solo 1. E per me una lezione ogni settimana è quasi il minimo per mantenere il mio livello di italiano, e non ho tanto tempo per incontrare nuove persone, quindi per me è un piacere parlare 1 volta ogni settimana, mh-mh. chiacchierare, 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 sì, sì. chiacchie chia Sì, questa è una delle parole più chiacchierare, difficili. chiacchierare. Esatto. Imbarazzante però. Vabbè. No, no, i congiuntivi ci sono tanti italiani che non lo sanno usare. Il congiuntivo è la ciliegina sulla torta, no, parlando invece del Giappone, della tua cultura giapponese, pensi che conoscere più culture ti renda una persona diversa in qualunque modo? O Sì, io direi decisamente. Strano per me non è una cosa a cui penso molto. Per me conoscere la cultura italiano mi ha aiutato molto, come ti ho detto, a mh-mh, diventare più estroverso. La cosa interessante del Giappone per me è che
Sinceramente non mi è piaciuto il Giappone tanto. Io Forse hai un po' un disinteresse o un pensiero contrastante rispetto al modo di vivere in Giappone, di pensarla un po' alla giapponese. sì, è divertente perché ultimamente stavo ascoltando questo audio libro che parla di come le tue esperienze creano le Bello, sì. tue convinzioni sul mondo. È proprio questo che è successo con me. Mio papà era una persona molto americana. Per esempio, per me una delle differenze principali tra America e Giappone è che gli americani dicono il loro opinione molto direttamente e i giapponesi sono quasi il contrario. E quindi crescendo vivevamo in Giappone e fino a quando avevo 10 anni. A volte non mia mamma e mio papà, ma mio papà e la famiglia di mia mamma avevano questi cose piccole, sai, che sono normali, io direi, per una famiglia multietnica. E questo perché volevo esprimere la mia parte americana quando ero più piccolo. Ho preso il lato di mio papà, cioè, Mh-mh. and like I took his side of the argument. Stavi dalla sua parte. Stavo dalla sua parte. Grazie mille. Sì, perché ero giovane e neanche capivo quello che stavo facendo a un livello profondo. Ma iniziavo a considerare i giapponesi come persone fredde, chiusi, non lo so. Ho cominciato a focalizzare sulle caratteristiche negative dei giapponesi. E questo è solo una cosa soggettiva. Non è che il Okay, Giappone è più negativa dell'Italia, ma certo, questo è quello che io ho pensato. esa Ultimamente sto iniziando a cambiare l'idea. a Infatti rivalutare, no, a rivalutare. sì, infatti ho fatto la mia prima lezione giapponese, sto dimenticando molto giapponese, Eh, ho eh, eh, detto: "Non eh. posso continuare così". Ma infatti ti volevo fare appunto la domanda successiva, ovvero tu parli il giapponese, eh? Sì, sì, parlo però è un po' Un po' arrugginito. sì, la mia pronuncia è perfetta direi. Il mio livello di giapponese forse è simile È simile del all'italiano. sì, Ah, questo ti piacerebbe fare un saluto ai giapponesi che ci ascoltano in giapponese, solo per fargli sentire che non solo inglese, non solo italiano, ma anche il giapponese, se ti va. ロベルトと一緒にレッスンやった方がいい。イタリア語習いたいんだったらロベント、おすすめする。Non ho capito, ma come se fosse. Ti ho raccomandato ai giapponesi. Eh. Parlare in giapponese per me è strano come fatto perché fino a 10 anni ho parlato principalmente in giapponese, però sì, questa cosa di formare delle opinioni, Mh-mh. specialmente quelli negativi, Sì, non è una cosa naturale, quindi non posso dire che è una cosa negativa, però non mi sì, raccomando perché può risultare come cer me, no? A certo. 25 anni faccio fatica a parlare nella mia madrelingua. Lo Anzi, sai, però la cosa divertente è che il motivo più grande che ho preso la lezione di giapponese è perché eh. so quando vado in Italia gli italiani mi chiederanno: "Ma come fai il sushi?" Mi pongono a parlare di Giappone, avranno un interesse più forte il fatto che sono giapponesi del Sì, fatto quello che è sono americano. vero, una cosa che hanno in comune. Ieri ne parlavo con un ragazzo inglese, Mh. è che italiani e giapponesi si rispettano tantissimo. Non so, c'è una specie di fratellanza tra i 2, Mh. nonostante è come se fossero in un certo senso dei cugini per alcune cose, perché sono paesi dove il cibo è fondamentale, Mh. un modo di vedere il cibo in modo molto diverso, ma allo stesso tempo fondamentale per la cultura, per la tradizione, per l'ospitalità. Sono 2 paesi molto antichi con una cultura veramente immensa, e 2 lingue studiatissime nel mondo, con le loro differenze. Direi che la persona italiana è il cugino, quello casinista, quello che fa casino tutto il tempo, e il giapponese è quello che lo rimprovera e gli dà l'esempio, no?
Però allo stesso modo c'è un forte rispetto, e infatti anche io per esempio quest'anno ai mondiali di calcio, non essendoci l'Italia, tifavo Giappone e molti giapponesi sapevano di questa cosa ed erano contenti di avere l'Italia dalla loro parte. È il piatto preferito italiano. Mi piace molto la carbonara, però devo dire qualche risotto. Mh, C'è un risotto dal ristorante Da Vittorio in mh, Bergamo, in cui mi okay, a piace Bergamo. andare molto, e hanno fatto un risotto con i gamberi e il pesto di Mh, basilico. Questo è il okay. mio piatto preferito, direi. Il fatto di avere un'origine mista, no, negli Stati Uniti ti ha mai fatto sentire un po' straniero? Questa cosa ti ha fatto sentire straniero? Sì, e io direi quella sensazione è peggio per me in Giappone, Mh, però negli Stati Uniti sì, il motivo più grande che mi sento così è perché non sono andato a scuola qui, quindi okay, non conosco la cultura pop, se okay, senti. okay, Per esempio io ho un fratello che ha 17 anni e lui non ha questo problema perché è andato a scuola per 3 o 4 anni. Però a parte questo no, in generale. E in Giappone mi sentivo un po' così perché dalla mia esperienza anche questa cosa è un po' nella cultura, almeno quando io ero piccolo. c'è una domanda per esempio tra quelle che ancora non ti ho fatto, a cui vorresti veramente rispondere? E io direi, allora, io cerco di essere molto umile, però tanti insegnanti mi hanno detto la tua Mh, pronuncia è molto buona. E oggi sono un po' nervoso così, normale. però devo dire alcune cose su questo. Ho studiato la pronuncia prima delle parole, si chiama Shadow Model. Okay, Ho scelto un attore in particolare e per gli ultimi 5 anni ho ascoltato solo lui parlando. mh, Almeno il 90%, 95% dell'ascolto di italiano fuori dalle lezioni. Ho cercato a imitare come lui parla e credo questo mi ha aiutato a poi questo forse mi causerà dei problemi se le persone sbagliate sente questo, ma uno dei miei segreti più grandi per avere motivazione di studiare è quello per i primi 3 anni ho fatto lezioni di italiano quasi esclusivamente con ragazze italiane, belle e giovani. Guarda, sì, quello no, sì, perché è una delle cose che fa una differenza così grande. Sarebbe un peccato se non lo dico. No, Veramente, ma se sei è assurdo. solo Per te il tuo sogno è quello di creare famiglia, veramente, in Italia e avere quell'obiettivo, quella è una cosa che sicuramente ti ha incentivato nel tempo e nella speranza di trovare anche in quella situazione qualcuno. E anzi, non c'è secondo me non c'è nulla di cui vergognarsi e molte persone che imparano online non vogliono sentirsi a scuola, quindi vogliono sentirsi in un pub con un amico o in una discoteca con una ragazza, mentre bevi qualcosa e quindi è un buon consiglio secondo me. Quindi il tuo metodo per imparare bene una lingua, per non annoiarsi mai ed essere costante, è stato quello di guardare molti contenuti educativi su RaiPlay, cercare di ascoltare sempre la stessa persona italiana e cercare di imitare un po' quello che dice, la pronuncia e il ritmo sicuramente anche di come lo dice, e mh. poi avere un incentivo, nel tuo caso, di avere di fronte una bella ragazza. Sì, infatti io direi il 95% delle mie lezioni sono stati lezioni di conversazione. È Sì. molto raro che faccio una lezione di grammatica. La grammatica deve essere fatta in un contesto di conversazione, quando sbagli qualcosa e allora io ti dico: "No guarda, dici così perché la regola dice questo." Però fare Sì, solo grammatica e una volta ogni tanto conversazione non funziona. sì. E se c'è qualcosa con cui vuoi concludere. Io solo direi sì, per me imparare l'italiano è veramente uno dei miei obiettivi più importanti nella vita.
Quindi per me ogni secondo che parlo l'italiano è veramente una gioia. Avere una moglie o una ragazza italiana, non credo esiste una motivazione più grande. Quindi per me sì, è sempre stato una cosa molto divertente e sì, andrò in Italia un giorno. Bene, ricordo a tutti quelli che stanno guardando che adesso saranno le 4 del mattino per Alex e quindi grazie mille per il tuo tempo, grazie sempre anche per la tua amicizia e speriamo un giorno di incontrarci veramente. Sarebbe un piacere veramente. E niente, il numero di Alex è 34. Se vuoi lasciare qualche, social, qualcosa, fammi sapere, Va ehm, bene. lo metto in descrizione. Grazie mille e spero che questa intervista ti sia piaciuta e spero che piacerà anche a chi ci sta ascoltando. Sì, spero di non essere stato una noia. Vi invito a iscrivervi, seguirmi e se questo video andrà bene, chissà, potremmo pensare anche a un'altra collaborazione in futuro. Grazie e ciao Alex, ciao a tutti.